Buongiorno Sere. Che faccia allucinante, ragazzi. È che io oggi mi sento gasatissimo. Perché guido io, per quello sei casato. No, per quello non tantissimo sinceramente, No, io l'ho fatta apposta, così almeno tutti vedono che guido anch'io, perché ricevo solo che commenti che guida sempre il povero Ale. Perché giustamente io ho detto serena al volante, pericolo costante. Mi piacerebbe guidare come me. No, guida bene, la serie guida bene, non è vero. È una professional. Però sono gasatissimo per la prossima destinazione. Per dove stiamo andando oggi. La sveli finalmente? Prego, a te l'onore. Yosemite. Esatto, uno dei parchi nazionali più famosi, più iconici veramente di tutti gli Stati Uniti, e noi ci arriveremo fra circa 2 orette. Oh yes. E poi vedrai che se devi uscire la sera lì me lo ridici con l'orso che ti bussa. Yogi e Bu che bussano al furgone, eh? Bisogna di uscire come l'altra sera a mezzanotte. Vabbè, dai, poi vi parleremo un po' di più di Yosemite e di un sacco di informazioni di questo parco. Welcome to Yosemite. How Thank are you. I'm fine. Thank you. Would you like a map and a guide? Yes, today? please. Have a great day, okay? Thank you. Bye bye. Bye now. Bye, have a good one. Bye, you guys. Quindi sei ufficialmente entrata a Yosemite? Ah sì, Alla grandissima! Seconda uscita su Cerro. Com'è così? Va meglio che ti faccio guidare, che sennò ti viene il vomitino? Sì, grazie zia Sere. Vieni come bambini piccoli, devi mettere la testa fuori dal finestrino? Sono talmente poco abituato a stare dalla parte del passeggero, poi oltretutto te mi hai detto leggimi le informazioni Ho detto di guardare la mappa. che ci ha dato il ranger eccetera. Qua ci sono tornanti su tornanti su tornanti, ho cominciato a leggere le informazioni lì dei librettini che ci ha dato il ranger e fra un po' Povero figlio. esatto.
Signore e signori, la prima vista vi presentiamo direttamente colui, Sua Maestà, il capitano. Alle nostre spalle, là. Non male come prima tappa e prima vista quella del Capitan, eh? Sì, è una roccia granitica alta circa 900 metri, considerata dagli indiani come sacra, ed è una delle mete più famose nel mondo per tutti gli scalatori e coloro che praticano il base jumping. Te credo, un saltino da lì me lo farei. E il Capitan visto per il momento. Prima occhiatella al capitano. Adesso ce lo troviamo proprio davanti. Uno spettacolo veramente di un'imponenza pazzesca. Siamo fermati e stiamo facendo di tutto per fare la foto, le riprese col cingone. È uno spettacolo. Aspettiamo che passi la gente per avere la vista tutta per noi. Solo in pochi possono capire l'emozione di un posto del genere, quello che ti trasmette un posto del genere. Le cascate non sono ancora tanto piene perché non ha piovuto tanto. È bello perché ogni punto dove ci fermiamo pensiamo sempre sia il migliore e poi andiamo avanti 2 passi, ce n'è sempre uno meglio. E qui alle mie spalle dicono le informazioni che il Capitan ha un'altezza di 3000 piedi, sono circa 900 metri, e il suo nome di origine era Tuto Canula, adesso conosciuto come il Capitan. Cioè non avete idea che emozione essere sotto una parete del genere, cioè essere parcheggiati sotto il Capitan. Andiamo a farci la doccia sotto la cascata, dai, così sì, dai, ci laviamo un po'. Dai che sono 3 settimane che non ci laviamo. Sì, tu. Io come i gatti però ti assicuro che faccio il mio. Qua teoricamente direbbe che il trail per le cascate è chiuso, Ale. Lo so, infatti noi non andiamo, perché invece altre persone sono andate. Ma c'è un sacco di gente lassù. E niente, alla fine non ci si può andare perché, come avete visto, c'è anche un cartello che dice $280 di multa. Quindi il sentiero per le cascate è messa in opera di sicurezza, è messa in sicurezza. Sono $280 a persona, $560 in 2. Se rinunci al tuo regalo di compleanno possiamo pagare la multa invece che il regalo di compleanno. Vabbè dai, non vedo le cascate lo stesso, le ho viste da lontano. Ottima decisione. Sembra che seguiamo gli svizzeri oggi, abbiamo sempre questo California svizzero davanti ogni volta che ci muoviamo. Lo immagini se hanno prenotato e sono accanto a noi.
oggi dobbiamo andare a dormire al campground, al campeggio, che non possiamo fare liberi abusivi in giro. A meno che non volessimo stare a 60 km dall'entrata del parco nazionale, non c'era altra scelta. Sapete bene che dentro i parchi è vietato campeggiare, quindi è vietato qualsiasi tipo di sosta abusiva, cioè di sosta di campeggio. Libera, abusiva. Quindi per essere tranquilli e non dover tornare poi domani o dopodomani a continuare la visita del parco, abbiamo prenotato sull'apposito sito del recreation.gov americano il campground, il campeggio per stanotte. Tra l'altro era l'ultima piazzola disponibile, sembra di essere a Ferragosto, ebbene sì, forse perché tanti campeggi sono ancora chiusi e i pochi che sono aperti sono tutti full. Adesso lo stiamo cercando, mancano ancora 2 chilometri forse alla destinazione. Il posto sembra veramente bello, tutta foresta di pini pazzesca. Hi, how you doing? Good, how are you? Good, thank you. Do you happen to know your campsite number? Yes, 192. Okay. Awesome. Let me get you a car pass and some Yep. information and send you on your way. Thank you. Anyone else joining you, or do you just need one car pass? No, one car pass is enough. You got it. We don't want anybody. C'è scritto che bisogna spegnere il motore. Sei il solito bonzo te. Non avevo letto. We have bears. They're here. That is awesome! They were in our campsite just a few Really? hours ago. Yeah, and it's our number one job to keep them. During the day too? This is something about our bear rules, and if you don't mind just reading this Absolutely, through we will. thoroughly, and then leaving it in your dash when you're done, that lets law enforcement and the rangers know that you're an informed, responsible camper. Totally. It has all of the campsite rules. If you don't mind reading them through when We you will. get there, the main points are no parties after 10. Okay. Good. You guys enjoy it. And can you actually just a little bit show me like the way that I'm supposed to drive? I mean, to get to this 192? Of course. So you'll just go straight down this road, and then do you see this little sign right here that says 1 through 52? Oh, yeah. There will be one that has your number contained within it, and you'll hang it right there. Awesome. Thank you Thank very you. much. Bye bye. Anything else you need? All right, thanks. Bye. Allora, dovrebbe essere uno di questi. Eccolo lì. 192. Beh, direi che se avevamo paura di sentirci da soli, la paura va via subito, eh. E adesso poi quando torniamo indietro, abbiamo già letto un po' le regole bene nel foglietto che ci hanno dato all'ingresso, però adesso abbiamo visto anche questo, che sono tutte le informazioni e le cose successe per gli orsi che circolano qui nella zona. E qui che sono sui tavoli, dentro una macchina. E poi vi facciamo vedere com'è Il procedimento per Procedimento. buttare la spazzatura e per... e diciamo mettere in sicurezza il mangiare, il cibo. Buongiorno, sono pronta, possiamo andare. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo alle Cascate Vernal, in cima, 5 chilometri, che è una passeggiata, però così sono.
Ieri quando siamo arrivati non abbiamo neanche fatto vedere il nostro campeggio mignon. Non proprio, È una cosa non proprio gigantesca mignon. questo campground. Tra l'altro è diviso in quante parti? Beh, il tutto 3-4 parti. Noi siamo nell'Upper Pines, c'è il Lower Pines, c'è il North Pines. È tutta una foresta di pini, come vedete alle mie spalle ovviamente, che è gestita direttamente dall'ente del Parco Nazionale di Yosemite e è uno dei pochi posti ovviamente dove è permesso campeggiare, perché al di fuori, come abbiamo detto 1000 volte, non si può stare, cioè al di fuori all'interno dell'area parco. Bisognerebbe uscire, fare un sacco di chilometri per poi eventualmente rientrare il giorno dopo. Cosa che non è molto comoda, quindi meglio spendere 2 soldi ben spesi qui che no entrare e uscire tutti i giorni. Pensate che dal punto di ingresso al parco, dove o si paga l'entrata giornaliera o si fa vedere il pass annuale, al primo punto di interesse che è il Capitan ci sono circa 45 chilometri. Sì, quindi non vale la pena. E queste sono le destinazioni per la mattinata di oggi. Sì, da qui inizia ufficialmente il sentiero, perché fino a qui era la strada per arrivare al sentiero. Vediamo cosa ci aspetta, Sto facendo lavori di manutenzione. Dai, via! Sere, no! L'orso è pericoloso! Vabbè, per il momento questo è l'unico orso che abbiamo trovato, Ciao! Fai la furba con l'orso di legno, poi vediamo se ne vedi uno mi fai davvero. incontrare qualche cugino in giro. Andiamo, dai, che altrimenti facciamo buio. Ed ecco quello che ci aspetta oggi. Quindi prima fermata Vernal Fall Bridge, ossia il ponte sotto le cascate Vernal. Dopodiché passiamo alla cima, alla parte alta delle cascate, 2,4 km, e poi Emerald Pool 2,6 km. Dai Sere, che questo è niente, così di prima mattina. Come va? Benissimo! Salita a 45 gradi, subito, tanto per cominciare. Penso che dal punto di vista delle cascate dell'acqua siamo venuti veramente nel periodo migliore, c'è un bel flusso d'acqua qua in questo fiume, spettacolo veramente. E questo è il fiume Merced, che si scrive Merced come Mercedes senza la ES, dove confluiscono sia la cascata Vernal che la cascata Nevada. Mi ero dimenticato il nome della seconda cascata. Si bagna qui, volano tutti gli spruzzi delle cascate.
Proseguiamo? Riusciamo ad arrivare fino al top? Andiamo e se poi ci sentiamo andiamo fino alle cascate Nevada. Ok, altro che Kiwi, io sono già fradicissimissima. Andiamo, la potenza della cascata mi gasa tantissimo. Stiamo camminando proprio tutto lungo la roccia in questo passaggino strettissimo dove piove dalla cascata sovrastante. Cosa vedi all'orizzonte? Ci siamo arrivati al top, quindi al pianoro sopra le cascate. Ne valsa troppo la pena arrivare fino qui in cima. E di coda per farsi video e foto non ce n'è come da altre parti, No, perché non c'è tanta gente. non ci sono tante persone che reggono alla salitozza, eh? Sì. Facciamo vedere il panorama. Ciao, ben arrivata a Vernal Fall. Però non ho visto. Stiamo dicendo che siamo a Yosemite, niente po' di meno? Perché magari ci dimentichiamo. Sono ancora troppo gasato veramente per questa cosa qua. Cosa vuoi? Banana o barretta? Prima la barretta, poi la banana. Prima la frutta e poi il dolce. Allora, prima la banana e poi la barretta. Scusate, prima la frutta e poi il dolce, no? Come dicono qui in America, happy wife, happy life. Se la moglie è contenta, la vita è bella. Bananozzo, ricco di potassio per i polpacci, le gambe, i crampi, per poi andare in giù e casomai fare qualche altro sentiero. Barrettina? Ah, barretta con anacardi e noccioline e bla bla bla, eh? Quanta roba. Ah, adesso sì. Ah, ora sì che si ragiona, eh? Sì. Ti posso offrire una barretta? Grazie. Prego. E comunque, per gli amici del Granducato di Toscana che ci seguono, anche qua a Yosemite un bel cacciucchino ci sarebbe stato da Dio. No, il cacciucco sta bene dappertutto. È di Genova, non le può capire queste cose belle della vita come il cacciucco, devo. Adesso il bello viene anche a scendere, perché Sai le ginocchia quando arriviamo giù in fondo? sì, perché questa, tra l'altro adesso sta arrivando su una marea di gente che stamattina non c'era. Sì, meno male che anche stamattina siamo partiti abbastanza presto, non prestissimo, però abbastanza presto. Allora Sere, in discesa verso il ritorno. Dopo questa camminatella fino alla cima della Vernon Fall, ossia della cascata Vernon. Sì. Quali sono i tuoi commenti, Sere? Dici. Sei sciuppa? No, sto bene. Quando sono arrivata in cima, abbastanza. Però adesso E dicevi che preferisci quasi la salita alla discesa? sì, perché mi fa male le ginocchia. Le ginocchia. A me, se mi dovessero mettere a scelta, sali o scendi, io scendo, Però è talmente ripida che scende. Vabbè. Comunque dai, siamo quasi arrivati. Aspetta che mi devo un po' Esatto, ricomporre. componiti per favore. Dopo la doccia anche io nella cascata. anche io mi pettino. Non ci crediamo neanche noi, ma siamo arrivati
al nostro campground e vediamo già il cingone all'orizzonte. Certo, io sono sopravvissuto all'ennesimo sentiero da 11 km, dei quali la maggior parte erano così. Quindi 5,5 andare, 5,5 tornare poi alla fine. Ora voglio vederlo sull'orologio se mi racconti o se sono veramente 11 km. Vai, faccio vedere.